I persiani erano così tanti da oscurare il cielo con le loro frecce. A tale parole lo spartano Dienece avrebbe risposto: ben vengano queste notizie, vorrà dire che combatteremo all'ombra. Erodoto ci riporta questo aneddoto riferito appunto ad uno dei famosi 300 spartani guidati dal re Leonida, e la battaglia ovviamente è quella delle Termopili. Siamo nel corso della seconda guerra persiana, dico seconda perché 10 anni prima, nel 490 a.C., il re Dario aveva tentato di conquistare la Grecia, ma fatti sbarcare i suoi soldati a Maratona era stato duramente sconfitto e non aveva ritentato l'impresa per rivolte interne all'impero persiano. Il figlio Serse, dopo aver sedato la ribellione, nel 480 a.C. mette nuovamente mano al progetto paterno, ma stavolta pianifica un duplice attacco per terra e per mare. E proprio durante questa seconda guerra si svolge la battaglia delle Termopili, tanto celebrata fin dall'antichità. Serse supera lo stretto dei Dardanelli e il suo enorme esercito giunge fino in Macedonia. Erodoto, la nostra principale fonte, a questo punto esagera un po' i numeri. Dice infatti che solo l'esercito terrestre conta circa 2 milioni di uomini e l'intera forza persiana supera i 2.600.000 soldati, senza contare servitù e personale al seguito. In totale oltre 5 milioni di persone. Ma Erodoto non è l'unico a spararla grossa. Lo storico Ctesia scrive di 800.000 soldati e il poeta Simonide rilancia con 4 milioni. Difficile credere a questi numeri, è evidente, ma si tratta comunque di una forza che è stata stimata intorno ai 100.000 uomini. Molto ridimensionato, è vero, ma un esercito di tutto rispetto se paragonato a quello schierato dai Greci. Nella primavera del 480 a.C., infatti, 10.000 opliti greci più la cavalleria tessala si accampano a Tempe, un passo tra Macedonia e Tessalia, vicino al Monte Olimpo, un luogo valido per bloccare l'avanzata nemica. Dopo pochi giorni però abbandonano tale posizione poiché il re macedone Alessandro I li informa di un altro passaggio più a nord dal quale potrebbero essere aggirati. Ma in tal modo la Tessaglia viene abbandonata e i Tessali, all'arrivo di Serse, non possono fare altro che allearsi coi persiani. Dal canto loro i greci decidono di custodire il famoso passo delle Termopili. Il nome, ci dice Erodoto, deriva dalla presenza di sorgenti d'acqua calda che gli abitanti del luogo chiamano chiutroi, cioè pentole, e in prossimità i focesi, per difendersi dai Tessali un secolo prima, avevano costruito una muraglia e 3 costruzioni, 3 barriere o porte che dir si voglia. Da qui il termine Termopili, cioè le porte calde. Ma perché proprio questo punto? Oggi la conformazione del territorio è molto diversa rispetto al passato ed è sempre Erodoto che ci descrive come appare in quell'estate del 480 a.C. Una strada, larga appena per il passaggio di un carro, si snoda lungo il passo. Da una parte ci sono le alture scoscese che portano al Monte Eta, dall'altro una zona paludosa e il mare. In sostanza un ottimo luogo per schierare il muro di Opliti. Dalla vicina cittadina di Alpeni i greci contano poi di ottenere approvvigionamento. La flotta si dispone invece nello stretto canale vicino a Capo Artemisio per bloccare la flotta persiana e prestare supporto all'esercito di terra. Serse, arrivato in zona col suo imponente esercito, pone l'accampamento vicino alla città di Trachis. I greci che lo fronteggiano non sono pari in numero, ma il territorio, come detto, li avvantaggia. A differenza di quanto si vede nei film, i 300 spartani non sono gli unici presenti, anzi, non sono più i 10.000 precedenti, ma da Erodoto e Diodoro Siculo possiamo ricavare informazioni sul loro numero, seppur sempre incerte. Molte città-stato inviano soldati a protezione del passo, per un totale di oltre 6.000 uomini. Il comando generale delle forze terrestri greche è affidato ad uno dei 2 re di Sparta, Leonida, figlio di Anassandrida, il cui albero genealogico risale niente meno che al semidio Eracle. E proprio Leonida, prima della partenza, aveva consultato l'oracolo di Delfi in merito alla guerra. Il responso non era stato molto positivo. Abitatori di Sparta, dalle ampie piazze, o la grande e gloriosa città verrà distrutta dai discendenti di Perseo, oppure questo non avverrà, ma la terra dei Lacedemoni piangerà la morte di un re della stirpe di Eracle. L'oracolo fa riferimento ad uno dei figli di Perseo e Andromeda, Perse, gran fantasia nel nome, lo so, il quale sarebbe stato l'antenato dei persiani. In sostanza, comunque, o muore Leonida o Sparta cade.
motivo per cui Leonida sceglie come 300 solo gli Spartiati che abbiano già almeno un figlio. Nonostante l'oracolo, la battaglia è però ancora tutta da decidere. All'arrivo di Serse, molti greci spaventati vogliono ritirarsi, ma Leonida li convince a restare e manda messaggeri per sollecitare le altre città nell'invio di rinforzi. Serse cerca invece di comprendere l'entità delle forze avversarie. Invia un esploratore, il quale però non riesce a vedere molto, dal momento che le truppe greche sono schierate all'interno del muro. Al di fuori, guarda caso, ci sono solo gli Spartani, i quali, nota il cavaliere, sono impegnati in attività ginniche e nella cura del corpo, in particolar modo dei capelli. Capite anche voi che la scena è alquanto strana e lo stesso Serse, ricevuto l'esploratore, non comprende appieno. Tocca a Demarato, ex re di Sparta deposto e ora al servizio dei Persiani, spiegare che gli Spartani sono soliti curarsi i capelli in quel modo quando vanno incontro al pericolo. Non si prospetta evidentemente uno scontro facile. I due eserciti si studiano e secondo Plutarco Serse manda anche un emissario per trattare con i greci libertà e grandi estensioni di terre in cambio della consegna delle armi. La risposta di Leonida passa alla storia. No, non questa, ma due semplici parole, molon labè, cioè venga a prenderle. Al quinto giorno Serse, stanco di attendere, decide di passare all'attacco. Osserva il campo di battaglia dall'alto, da un'altura, e vede i suoi soldati Medi e Cistei infrangersi contro il muro di scudi e lance dei greci. È allora il turno dei temibili immortali, comandati dai Darne. Rappresentano un'unità d'élite del Gran Re e il nome immortali deriva dal fatto che il loro numero non cala mai sotto 10.000. Ogni qualvolta uno di loro cade in battaglia o si ammali, viene prontamente sostituito. Ma neppure loro, gli immortali, riescono a risolvere la situazione. Lo stretto passaggio e le lunghe lance dei greci hanno ancora una volta la meglio. Gli Spartani addirittura fingono più volte la ritirata per poi improvvisamente rivolgersi contro i nemici che li inseguono e colpirli. Serse non deve aver gradito lo spettacolo ed Erodoto aggiunge che sobbalza per 3 volte dal suo trono. Il giorno seguente la situazione non cambia. Sempre più persiani vengono uccisi dal piccolo gruppo di difensori che, suddivisi per poleis, combattono a turni, subendo in proporzione poche perdite. Ed è qui che interviene Efialte, figlio di Euridemo, il traditore per eccellenza. Costui, sperando di ricevere premi dal Gran Re, rivela l'esistenza di un passo, un sentiero molto scosceso e pericoloso, ma in grado di aggirare le difese delle Termopili. Il sentiero in realtà è conosciuto anche dai greci fin dai tempi della lotta tra Focesi e Testali, nel momento in cui era stato realizzato il muro, e Leonida ha infatti mandato un contingente di 1000 opliti focesi a presidiarlo. Serse, risoluto a risolvere lo scontro, invia i Darne coi suoi immortali al tramonto, con Efialte come guida. I persiani marciano per tutta la notte. Non c'è vento e passando per i boschi di querce, l'unico rumore è quello delle foglie calpestate. Rumore che allerta i difensori focesi. I persiani, vedendo gli opliti greci, temono che si tratti di Spartani e tentennano, a tal punto arriva la fama di Sparta. Ma quando Efialte informa che sono focesi, gli immortali serrano i ranghi e si schierano. Una fitta coltre di dardi investe i greci che si ritirano sulla vetta per meglio affrontare i nemici, convinti che i persiani siano lì per loro. Ma gli immortali hanno altri piani e scendono velocemente a valle. Nel frattempo, durante la notte al campo dei greci, l'indovino Megistia di Acarnania profetizza l'infausto esito della battaglia. E la notizia dell'accerchiamento arriva anche dalle vedette focesi e da alcuni disertori persiani. Il Gran Re sta per chiudere i greci in una morsa. Saputo ciò, la maggior parte delle forze a difesa del passo si ritira. Leonida però non vuole fuggire, lo ritiene un atto non degno di uno spartano e restando cerca di dare tempo all'esercito alleato di ritirarsi. In più c'è la famosa profezia che parla della sua morte. Coi 300 spartani di Leonida arrestano anche 700 tespiesi e 400 tebani. Anche l'indovino Megistia decide di sua sponte di rimanere a fianco dei difensori, dopo aver però fatto allontanare il suo unico figlio. Al mattino, tra le 10 e le 12, Serse ordina l'attacco. I greci, consapevoli di ciò a cui vanno incontro, ci dice Erodoto, combattono mostrando tutto il loro valore, determinati a portare con sé quanti più nemici possibile. È uno scontro furioso e nel combattimento cade dopo poco anche lo stesso Leonida, per il corpo del quale si accende una violenta lotta vinta alla fine dai greci.
All'arrivo degli immortali dal sentiero, i greci rimasti, molti dei quali ormai persino senza lancia, sempre a quanto riporta Erodoto, si ritirano all'interno del muro, su un colle all'ingresso della gola. Solo i tebani, rimasti indietro, si arrendono alle forze nemiche. Tutti gli altri difensori, sopraffatti dal numero sempre maggiore di nemici, cadono sotto i colpi dei persiani. A quanto riportato, i greci hanno inflitto a Serse perdite pari a 20.000 uomini nel corso dei 3 giorni di battaglia, e tra questi cadono anche 2 figli e 2 fratelli del Gran Re. Da parte loro le forze greche hanno perso circa 4.000 uomini. Solo 2 dei 300 spartani si salvano. Pantite era stato inviato come ambasciatore presso i tebani e non ha partecipato alla battaglia, ma colto dal rimorso, tornato a Sparta, si toglie la vita. Al campo invece sono rimasti Eurito e Aristodemo a causa di una grave infezione agli occhi. Il giorno dell'accerchiamento però Eurito decide di andare lo stesso, prende le armi, si fa accompagnare dal suo Ilota e si getta nella mischia. Aristodemo invece ritorna a Sparta, dove per il comportamento considerato vile viene emarginato dai suoi compagni. Si riscatta l'anno seguente, combattendo con valore contro i persiani nella battaglia di Platea. L'esercito di Serse, con la vittoria delle Termopili, invade la Grecia centrale, dalla quale si ritira solo l'anno successivo dopo 2 cocenti sconfitte, navale a Salamina e terrestre a Platea. Nonostante l'esito dello scontro, comunque, la battaglia delle Termopili è rimasta nella memoria collettiva ed ancora oggi, a distanza di 2500 anni, è ricordata come un simbolo di libertà e coraggio. Anche la battaglia delle Termopili è terminata. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Arrivederci!